Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Dunque, oggi in questo video vi voglio parlare di un altro degli utensili che mi avete visto probabilmente utilizzare molto spesso nei miei video, ossia il traforo elettrico DSH della Proxon. Iniziamo però col dire che con il termine traforo non si intende soltanto l'utensile, ma il traforo è anche un'attività artigianale a sé stante che consiste nel ritagliare delle tavolette di legno di basso spessore sui 3-4 mm, con delle lame molto sottili, anche meno di 1 millimetro, che permettono di effettuare delle curve molto strette e seguire dei disegni precedentemente stampati e incollati sulla tavoletta, anche molto complessi. Con questa tecnica si possono realizzare un'infinità di oggetti, dalle scatoline decorate alle cornici e anche moltissimi altri oggetti. Bene, detto questo però, quello che a noi interessa maggiormente è l'uso che possiamo fare del traforo in ambito modellistico. Iniziamo col dire che in ambito modellistico il traforo viene utilizzato maggiormente nel modellismo navale in legno per realizzare quella che è la ghiglia e le ordinate che compongono la struttura di tutta la nave che andremo poi a costruire. Per chi come me invece realizza diorami, avere la possibilità di utilizzare un traforo elettrico mi dà l'opportunità di lavorare su diversi tipi di materiale. Col traforo elettrico infatti posso ritagliare naturalmente delle tavolette di legno, ma volendo posso ritagliare anche del polistirene e anche dei pezzi di resina, come in questo caso. Questo è un pezzo di resina di un kit che ho ritagliato per costruire il tetto in un diorama che ho costruito tempo fa. Bene, dopo questa premessa entriamo adesso nel vivo della descrizione del traforo elettrico DSH della Proxon. Iniziamo facendo una breve descrizione di quelle che sono le caratteristiche tecniche del traforo DSH Proxon. Il traforo ha un ingombro totale di 53 x 27 x 30 cm. Ed un peso abbastanza considerevole di 20 kg. Per questo motivo vi consiglio di trovargli una postazione fissa, in modo da poterlo utilizzare ogni volta senza doverlo movimentare troppo. Nel mio caso ho fissato delle assi di legno alla base, tramite dei bulloni, e poi ho fissato il tutto su un banchetto, con l'aiuto di alcuni morsetti. In questo modo posso avere una posizione fissa stabile e allo stesso tempo avere anche la possibilità eventualmente di spostare velocemente il traforo. Il motore ha un'alimentazione di 220 volt e può essere collegato alla normale rete elettrica di casa. Il motore è di tipo induzione e quindi molto silenzioso, caratteristica questa molto utile se dobbiamo lavorare in casa senza disturbare troppo i vicini. Sulla parte frontale del motore abbiamo l'interruttore on-off per accendere e spegnere il traforo e l'interruttore di velocità che può essere impostato su due valori. Nella posizione 1 abbiamo 900 giri al minuto, mentre nella posizione 2 la velocità sale a 1500 giri al minuto. Indicativamente vi dico che la velocità bassa è più indicata per materiali più duri, mentre quella più alta permette di ottenere tagli puliti anche su materiali più morbidi. Ad ogni modo io utilizzo quasi sempre la velocità più bassa, 900 rpm, con la quale riesco a tagliare bene tutti i tipi di materiale. Il piano di lavoro è realizzato in ghisa e misura 360 x 180 mm. Il piano può essere inclinato fino ad un massimo di 45 gradi per tagli obliqui. La regolazione dell'inclinazione avviene tramite una scala graduata posta sotto il piano di lavoro. Sul traforo si possono montare sia le lame tradizionali che quelle con il perno di bloccaggio. La lunghezza massima e minima delle lame che si possono montare su questo traforo va da un minimo di 127 ad un massimo di 130 mm. Per montare le lame con il perno trasversale basta allentare la tensione della lama tramite l'apposita manopola posta sul retro del braccio oscillante ed inserire la lama nell'apposito morsetto, facendo attenzione ad incastrare bene i perni nell'apposita sede. Andando a stringere poi nuovamente la vite di bloccaggio, la lama si fisserà automaticamente e allo stesso tempo andremo a regolare la tensione della lama fino a quando, pizzicandola,
non emetterà un suono abbastanza acuto. Una cosa importante da sottolineare è che la lama va sempre montata con la dentatura rivolta verso il basso, verso il piano di lavoro per intenderci, in modo che il taglio venga eseguito durante il movimento di discesa della lama, mentre nel movimento di ritorno la lama deve scivolare sul pezzo anche per evitare che alzi il pezzo in lavorazione pericolosamente verso l'alto. Sulle lame molto fini a volte è difficile vedere il verso della dentatura, ma si può capire facilmente strusciando il polpastrello del dito su e giù sulla lama. Se sentite grattare sul polpastrello durante il movimento di salita, vuol dire che la lama è montata nel verso giusto. Durante la lavorazione la zona della lama viene tenuta pulita da un tubicino che soffiando aria permette di spazzare via la polvere prodotta durante il taglio. Questo garantisce una zona di taglio pulita e più visibile. Sul retro del traforo è presente anche un attacco per poter eventualmente collegare un tubo dell'aspiratore. Bene, passiamo ora a descrivere qualche esempio di lavorazione che possiamo fare avendo a disposizione un traforo elettrico. Come vi dicevo all'inizio, il traforo è molto utile per tagliare delle tavolette di legno e nel modellismo navale statico viene spesso utilizzato per ritagliare la ghiglia e le ordinate che compongono la struttura dei vascelli antichi in legno. Nel mio caso io lo utilizzo spesso per traforare porte e finestre da dei pezzi di polistirene, per costruire le facciate degli edifici. Un'altra delle possibilità offerte dal traforo elettrico è quella di poter fare dei tagli su dei pezzi di un certo spessore. Infatti con questo traforo possiamo tagliare fino a 5 cm di spessore. Andiamo adesso a vedere quella che sicuramente è la possibilità di lavorazione più utile che possiamo ottenere con un traforo elettrico per chi fa del dioramismo in generale, ossia la possibilità di tagliare diversi tipi di materiale. In questo caso, per esempio, sono andato a ritagliare a misura questo kit in resina per realizzare i coppi del tetto in questo diorama. Un'altra lavorazione che mi è tornata molto utile nell'utilizzare il traforo elettrico è la possibilità di tagliare dei muretti in resina che mi sono autocostruito utilizzando della gomma siliconica. Con questi muretti stampati posso simulare velocemente dei muri in pietra e col traforo effettuare velocemente dei tagli a misura, fare dei buchi per porte e finestre e anche effettuare gli incastri per unire ad angolo il muro. Bene, questo video si conclude qui, vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato in qualche modo utile per conoscere più a fondo le caratteristiche tecniche e le possibilità di lavorazione che possiamo ottenere utilizzando questo traforo elettrico.
A questo punto non mi resta che salutarvi e come sempre darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!